La storia che vi racconterò oggi è diversa perché non riguarda una casa infestata, non riguarda un serial killer e nemmeno una persona scomparsa nel nulla, ma riguarda un bagno. Sì, un bagno. È un uomo trovato morto in un luogo dove, secondo molti, non avrebbe mai dovuto trovarsi. Un caso così strano che a distanza di decenni continua ancora oggi a dividere l'opinione pubblica giapponese. Ci sono storie che restano nell'ombra, ma che meritano di essere raccontate per non essere dimenticate. Io sono Rita e questo è Real Paracrime. Mettetevi comodi perché il caso di oggi ci porterà dove la realtà supera ogni immaginazione. Questa è la storia di Naoki Kano. Questo caso si svolge nel 1989 in una piccola città giapponese. Il villaggio chiamato Makoi si trova in quello che oggi è conosciuto come il distretto di Tamura, a Fukushima. Il 28 febbraio era la fine dell'inverno, ma faceva ancora freddo e c'era comunque uno spesso strato di neve che ricopriva l'intero villaggio. E quel giorno una donna di 23 anni, chiamata Yumi, quella mattina si recò alla scuola elementare locale dove lavorava. Era solo una giornata normale per lei, era appena comunque tornata da un lungo weekend fuori dove era andata a trovare i suoi parenti. Alle 5 del pomeriggio finì di lavorare e si diresse verso i dormitori femminili nel complesso scolastico dove viveva. Appunto, lei viveva in un dormitorio singolo che aveva un bagno, un piccolo bagno alla turca. Chi è che non conosce i bagni alla turca? Sinceramente io li ho sempre trovati molto scomodi e non so perché esistano su questa faccia della terra, però comunque in questo bagno lei si rese conto che qualcosa comunque non andava. Infatti cerca di controllare il buco, scusatemi, era per farvi capire, e in questo buco lei vide una scarpa nera da uomo. Infatti era qualcosa che non ti aspetteresti mai di vedere in un bagno, una scarpa di pelle nera da uomo. Il primo pensiero fu comunque confusione, ovviamente. Pensò che appunto qualcuno forse le stesse facendo uno scherzo, no? Un prank. Oppure che qualcuno avesse cercato di entrare nel suo dormitorio. Decise quindi di uscire e di indagare. Il suo bagno era un bagno appunto alla turca, quindi la tazza era posizionata nel terreno e collegata tramite un piccolo tubo a forma di U, direttamente a un serbatoio di accumulo che veniva svuotato dall'esterno. Quindi lei uscì verso il serbatoio esterno e notò che il coperchio comunque era aperto. È qui che poi le cose, insomma, si fanno un po' bizzarre, perché lei guardò dentro e ciò che vide la fece urlare, così forte da attirare l'attenzione di altri insegnanti e persone presenti nel campus. Uno di quegli urli come nei film horror. E il suo urlo appunto era talmente giustificato perché comunque vide le gambe di un uomo dentro quella vasca di raccolta. C'era un intero uomo nella fossa settica del bagno. I colleghi insegnanti e il preside della scuola corsero immediatamente per capire cosa stesse succedendo. Questo ha urlato così forte che, insomma, un po' tutti si sono spaventati. Infatti, quando guardarono dentro e ispezionarono la situazione, fu chiaro che comunque quell'uomo era ormai deceduto. Uno dei colleghi chiamò la polizia che arrivò subito dopo e confermò quello che tutti avevano già capito, intuito. La persona nel tubo di scarico era morta. Iniziarono i tentativi di recuperare il corpo, ma non riuscirono a tirarlo fuori perché il tubo esterno del serbatoio era largo solo 36 centimetri. Quando provarono a estrarlo, non riuscivano a farlo passare attraverso l'apertura. E comunque la larghezza media delle spalle degli uomini giapponesi tra i 25 e i 29 anni era all'incirca di 40 centimetri. Quindi, anche se quest'uomo avesse avuto le spalle leggermente inferiori alla media, sarebbe stato comunque estremamente difficile, se non impossibile, passare attraverso quel tubo. E il tubo che collegava
il bagno alla vasca era ancora più stretto, quindi circa 20 centimetri. Non c'era quindi alcun modo realistico per cui potesse essere entrato da lì dall'interno. A questo punto si aprì il grande interrogativo: come c'era finito lì dentro? Se le autorità non riuscivano nemmeno a tirarlo fuori, come avrebbe potuto entrare? Aveva contorto il corpo, forse? Era stato spinto da qualcun altro? La polizia locale si trovò in difficoltà perché, essendo un villaggio piccolo, comunque, crimini del genere non esistevano, non erano all'ordine del giorno. Infatti gestirono male il recupero del corpo e, nel tentativo di estrarlo, comunque tante prove magari erano state già compromesse. E successivamente vennero anche chiamati rinforzi dalla stazione di polizia di Aromachi. Con loro arrivarono anche 3 vigili del fuoco che utilizzarono un escavatore e una gru per sollevare il serbatoio e poi tagliare il tubo così da recuperare il corpo. Cioè, immaginate quanto fosse stato difficile tirar fuori questo corpo, questo ragazzo, insomma. E una volta riusciti, trovarono l'uomo in posizione fetale a torso nudo. Non indossava nulla nella parte superiore del corpo e aveva un cappotto piegato ordinatamente, premuto contro il suo petto. Non indossava scarpe. Una scarpa appunto fu trovata nel serbatoio con lui davanti al suo corpo, praticamente vicino alla testa. Fu proprio questo dettaglio che colpì l'insegnante quando aveva guardato per la prima volta nel bagno. La vasca era così stretta che non c'era modo che potesse togliersi i vestiti o le scarpe una volta entrato. Quindi è molto probabile che se li sia tolti prima di entrare. Questo però aggiunge un ulteriore livello di stranezza: perché portare con sé il cappotto dentro un serbatoio? Un tubo di scarico, tra l'altro. Non avrebbe avuto senso. Tutta la situazione era estremamente incoerente e difficile da spiegare. L'uomo era inoltre rivolto verso l'apertura interna del bagno, come se fosse entrato a testa in giù. L'interno del serbatoio era troppo stretto per permettergli di girarsi, quindi è molto probabile che sia entrato proprio in quella posizione. Quando il corpo venne estratto era coperto di feci e le autorità dovettero pulirlo accuratamente più volte e l'odore era insopportabile. Probabilmente uno dei peggiori casi mai affrontati. Poiché si trattava di un piccolo villaggio, la notizia si diffuse rapidamente e diversi abitanti si radunarono per osservare le operazioni. Molti di loro ovviamente riconobbero l'uomo. Si trattava di Naoki Kano, 26 anni. Era un membro molto conosciuto e apprezzato dalla comunità. Partecipava attivamente a gruppi giovanili locali, aiutava gli abitanti in difficoltà e veniva spesso invitato a tenere discorsi pubblici e persino a partecipare ai matrimoni. Suonava la chitarra in una band, scriveva canzoni ed era considerato una persona solare e disponibile. Lavorava come direttore vendite per una società di manutenzione di centrali nucleari, un settore in forte crescita all'epoca in Giappone. Quando il suo corpo fu trovato nel serbatoio era scomparso da 4 giorni. Era stato visto l'ultima volta il 24 febbraio, quando aveva lasciato casa dei suoi genitori, dicendo al padre che sarebbe uscito fuori a bere qualcosa con i suoi colleghi e forse avrebbe fatto tardi. Non tornò quella notte, ma inizialmente i genitori comunque non si preoccuparono perché comunque erano abituati a vedere il figlio uscire la sera e magari a passare la notte fuori. Ma tuttavia, dopo alcuni giorni senza sue notizie, ovviamente iniziarono a preoccuparsi. Dopo qualche giorno, ovviamente, 2 domande se le sono fatte: questo povero ragazzo dove sta? Infatti denunciarono la sua scomparsa e le ricerche portarono al ritrovamento della sua auto nel parcheggio di una fattoria vicino alla scuola elementare. Le chiavi erano ancora all'interno del veicolo, suggerendo che non avesse intenzione di allontanarsi a lungo.
Il giorno successivo poi il suo corpo è stato scoperto da Yumi e la sua scarpa appunto fu trovata nel serbatoio con lui, mentre l'altra, fate attenzione, fu ritrovata a pochi centinaia di metri dalla sua auto, lungo la riva di un fiume. Come ci è arrivata questa scarpa? Durante l'autopsia, in base allo stato del rigor mortis, fu stabilito che era morto circa da 2 giorni, prima del ritrovamento, quindi intorno al 26 febbraio. Non furono trovati segni evidenti di omicidio o di colluttazione, per questo motivo la morte venne inizialmente classificata come incidente, probabilmente causato da ipotermia o compressione toracica, cioè una combinazione di congelamento e schiacciamento. Furono trovati alcuni graffi sui gomiti e ginocchia, ma erano compatibili con il fatto che avesse strisciato all'interno dello spazio ristretto e forse anche tentato di uscire. Questo dettaglio è uno degli elementi chiave del caso ed è proprio qui che iniziano le grandi domande. Come ha fatto ad entrare? E soprattutto perché? Le autorità iniziarono a ipotizzare diverse possibilità. La prima teoria suggerita anche dalle autorità è che Naoki possa essere entrato volontariamente nel sistema di drenaggio per spiare l'insegnante mentre usava il bagno. I graffi sui gomiti e ginocchia suggerirebbero che abbia strisciato dentro da solo e abbia poi tentato di uscire senza riuscirci. La posizione del corpo con la testa rivolta verso la tazza sembra compatibile con quelle ipotesi. Secondo questa ricostruzione potrebbe essere entrato intenzionalmente per osservare l'insegnante, ma non aveva considerato che poi non sarebbe stato in grado di uscire e una volta bloccato avrebbe cercato disperatamente di liberarsi, causando i graffi sulle articolazioni. Tuttavia, questa teoria presenta anche alcune criticità. Se qualcuno avesse forzato il corpo all'interno, ci si aspetterebbero più lividi, fratture o segni evidenti di violenza. Inoltre, il modo ordinato in cui il cappotto era piegato sollevava comunque ulteriori dubbi. Un aggressore difficilmente si sarebbe preso cura di sistemarlo. Un'altra ipotesi è che tra Naoki e l'insegnante ci fosse un qualche tipo di relazione o comunque un legame più profondo di quanto dichiarato. Alcune fonti parlano di possibili triangoli amorosi o di dinamiche complicate con il fidanzato dell'insegnante, ma le informazioni erano comunque contrastanti. In questa teoria il fatto che lei fosse assente per 4 giorni, cioè dal 24 al 28, viene considerato un possibile elemento chiave. Tuttavia, anche qui ci sono delle incongruenze. Se Naoki fosse entrato il giorno della scomparsa, non avrebbe potuto sapere con certezza quanto tempo sarebbe rimasta via, né sopravvivere in quelle condizioni per giorni. Inoltre, l'idea che si sia infilato volontariamente in un serbatoio così stretto, senza via d'uscita, rimane estremamente difficile da spiegare logicamente. Un'altra teoria suggerisce che c'è sempre un coinvolgimento dell'insegnante, ma anche del suo fidanzato, quindi alcuni si sono chiesti come mai l'insegnante abbia potuto notare la scarpa nel serbatoio, considerando le condizioni di luce e di profondità della fossa. Inoltre, la coincidenza temporale tra la sua assenza e la scomparsa di Naoki ha alimentato comunque sospetti. Secondo questa ipotesi, potrebbe esserci stato un litigio finito male e poi il corpo successivamente nascosto nel serbatoio. Perché anche il fatto che una scarpa sia stata trovata lontano e vicino al fiume ha alimentato l'idea di una possibile colluttazione avvenuta in più punti. Tuttavia, qui manca una prova concreta di violenza compatibile con la lotta. E arriviamo all'ultima teoria che collega il caso al lavoro di Naoki. Come vi avevo già detto, lavorava nel settore della manutenzione di centrali nucleari, in un periodo in cui il tema dell'espansione centrale di Fukushima
era molto discusso a livello politico locale. Si ipotizza che lui e un collega avessero indagato su possibili irregolarità legate al progetto, poco prima della sua morte. Questo collega comunque si sarebbe tragicamente tolto la vita. Secondo questa teoria, Naoki potrebbe aver scoperto informazioni sensibili o scomode, oppure essersi scontrato con interessi politici o economici locali. In questo scenario la sua morte potrebbe essere collegata a qualcosa di molto più grande di quanto sembri e potenzialmente insabbiata come incidente. Queste sono tutte le principali informazioni e teorie sul caso. Non è un caso risolto e proprio per questo continua a generare dubbi e speculazioni ancora oggi. Se c'è una cosa che questi casi insegnano è che quando mancano risposte chiare, le persone tendono a sparlare e a riempire i vuoti con le ipotesi più varie, alcune plausibili, altre meno. E proprio per questo resta uno dei casi più strani e inquietanti del suo genere. Cari amici del Paragrame, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda questo caso, che non è un caso molto famoso, molto popolare, infatti le informazioni erano molto limitate, però fatemi sapere se lo conoscevate già, se ne avete già sentito parlare e scrivetemi giù nei commenti la vostra teoria, cosa ne pensate di come quell'uomo ci sia finito lì dentro. Io ne avrei 2 di teorie sinceramente. La prima è che secondo me era seguito da qualcuno o qualcuno lo stava inseguendo, quindi lui pur di salvarsi, pur di nascondersi, ha cercato in tutti i modi di infilarsi in questo tubo, che è vero, magari era difficile per quanto riguarda la larghezza del tubo, però secondo me la paura ti fa fare tante di quelle cose strane, cioè anche di infilarti da qualche parte perché per nasconderti più che altro. Io penso questo e che la colluttazione, o meglio non la colluttazione, che ci fu un litigio magari partito già dal fiume, vicino al fiume, o che lui abbia incontrato qualcuno che l'abbia poi minacciato di conseguenza e lui, ovviamente, scappato, fuggito, ha trovato, scusatemi se lo dico, il primo buco, mi ci infilo qui, qui non mi troverà mai. Questa è la mia prima teoria. La seconda teoria è che qualcuno ce l'ha infilato dentro, scusami, cioè nel senso che l'ha costretto magari ad entrare, però non si spiega poi il cappotto, quindi per me vale più la mia prima teoria. Poi io aspetto le vostre, fatemelo sapere giù nei commenti. E cos'altro, ragazzi? Noi ci vediamo alla prossima settimana con un prossimo video. Ciao!